La ruota è una parte fondamentale della bici, però può presentare diversi problemi. Scopriamo qualcosa di più insieme. Ciao, sono Alessandro di Ricicletta, un progetto della cooperativa Il Germoglio, dove mobilità sostenibile e inclusione sociale pedalano insieme. Seguici per scoprirne di più. Ciao Ale! Ui, ciao Giampi! Sai che mi sei imballato il cerchione nella mountain bike, quello posteriore? E mica un raggio da darmi? È un raggio, devo sapere la misura della ruota, la lunghezza del raggio. Ma dai, un raggio e basta! Il problema che diceva Giampi della ruota imbarlata vuol dire che il cerchio della ruota non gira correttamente. Magari ha preso una buca e il cerchio si è deformato, ok, prendendo un'ondulazione e questa ruota quindi presenta una serie di problemi che bisogna capire se si possono risolvere o meno. La ruota è formata da un mozzo, dei raggi ed un cerchio. I raggi tengono unito il mozzo e il cerchio e insieme sono in equilibrio per dare al cerchio una centratura rispetto all'asse del mozzo e anche la massima rotondità possibile. Cosa succede quando prendiamo una buca o c'è un sovraccarico di peso e il cerchio si deforma o si rompono dei raggi? Succede che i raggi non lavorano più in equilibrio, non hanno più la stessa tensione, per cui ci saranno dei raggi che tirano di più e dei raggi che tirano di meno e quindi la ruota, come dicevo, si deforma. Si può sistemare questo problema? Dipende. Bisogna valutare intanto se lo sbandamento che il cerchio ha preso è tanto o poco. In questo caso questa ruota ha preso un notevole sbandamento, per esempio. Il cerchio si è deformato e difficilmente andando ad agire sui raggi, allentandoli o avvitandoli, si potrà recuperare la corretta funzionalità della ruota. Ci sono casi in cui invece si rompe un raggio o due o anche tre e il cerchio non ha preso un notevole sbandamento, una notevole onda, per cui andando a sostituire i raggi e registrando correttamente la ruota si può recuperare un'adeguata funzionalità della ruota e del cerchio. Badate però che se i raggi cominciano a diventare 5, 6 e via così, sicuramente il cerchio o la funzionalità generalmente della ruota sarà compromessa, quindi quasi sicuramente il cerchio sarà da sostituire. Per verificare se la vostra ruota è a posto o ci possono essere dei problemi ai raggi, basta andare a controllare, ok, stringendoli fra di loro 2 a 2, se rimangono in posizione oppure, come vedete, qualcuno si muove. Questi sono dei raggi rotti, potrebbero andare a risolvere il problema sulla ruota sostituendolo oppure può essere che bisogna cambiare la ruota. Questa è una valutazione che va fatta dal meccanico. Il fai da te sulla sostituzione dei raggi è complicato perché presume una certa conoscenza della ruota e poi l'ideale sarebbe avere uno strumento come questo, il centraruote, su cui lavorare per centrare al meglio la ruota una volta che si è sostituito i raggi. In ogni caso, se proprio volete farlo, vi consiglio di farlo sulla ruota anteriore perché non comporta lo smontaggio della ruota libera, che quasi sempre è necessario su quella posteriore. E in più, se andate dal meccanico a chiedere un raggio, almeno misurate il raggio prendendo la distanza che va dal mozzo al cerchio. Consiglio finale: prima di tutto la prevenzione. Evitiamo di prendere buche o di sovraccaricare eccessivamente la bicicletta, che sono fra le principali cause dei danni alle ruote. E poi, importante, se ci accorgiamo di avere un raggio rotto, andiamo a sostituirlo subito, perché se aspettiamo troppo potrebbero rompersi degli altri raggi e dovremmo sostituire la ruota completamente. Anche per oggi è tutto, un saluto da Giampi e da Ale.
Ciao a tutti! Ciaone! Va bene? Ciaone, dai.